Melita Cavallo e da poco sono andata in pensione come giudice minorile e anzi come presidente del Tribunale per i minorenni di Roma. Insegnante perché amavo molto il rapporto con i ragazzi e mi piaceva insegnare, però purtroppo nella mia vita di insegnante ho incontrato dei presidi con i quali non sono riuscita ad andare d'accordo, che contestavano tutto il mio metodo di insegnamento, che era un metodo di una ragazza di 24 anni che quindi voleva, come dire, voleva attrarre i loro ragazzi e impegnarli nello studio non come con uno studio mnemonico, con lo studio di un testo, ma per esempio leggevo in classe vari giornali e facevo vedere come la notizia veniva data diversamente. Questo fu uno scandalo enorme e il preside mi disse che mi avrebbe revocato la supplenza e cose di questo genere, capisci? Per cui pensai che non era il momento giusto forse per una scuola nuova e sono andata via, ho fatto il concorso in magistratura e ho scelto Milano, una grande sede dove c'era il tribunale, un posto al Tribunale per i minorenni. È stato un caso, mi sono appassionata a questo lavoro, poi sono tornata a Napoli sempre al Tribunale per i minorenni e ci sono rimasta molti anni combattendo contro la lotta agli istituti, la lotta ehm, al riconoscimento non veridico, cioè al mercato dei bambini, quindi ho diciamo, portato avanti varie battaglie con tutti i giudici minorili che erano in tribunale e siamo riusciti un po' a cambiare le cose e diciamo, ad avere le case famiglia che sono molto diverse dai vecchi istituti, dai vecchi orfanatrofi, il bambino viene accudito, viene protetto, viene tutelato molto meglio, i servizi sociali sono servizi meglio formati e meglio informati, quindi mi sono trovata nei cambiamenti sociali molto evidenti, la famiglia non è più la famiglia patriarcale, è una famiglia nucleare, è una famiglia con una mamma sola, è una famiglia conflittuale in cui il bambino viene molto spesso alienato da uno dei genitori, quindi ho lavorato sulla mediazione familiare, ho lavorato sulla mediazione scolastica per abbattere il bullismo che purtroppo era molto diffuso nelle scuole napoletane. E diciamo, ho scelto, ogni anno sceglievo un tipo di battaglia e insieme agli altri la portavo avanti. No, non è stato un problema, anche se all'inizio come magistrato eravamo all'inizio dell'introduzione delle donne magistrato e quindi diciamo veniva considerato come la persona a cui dare le cose più semplici oppure le cose proprio più eh, fastidiose. Le difficoltà si superano con la volontà, con un pensiero libero, con l'aiuto delle persone che sono nella tua casa. Ho avuto una famiglia sempre forte a fianco a me che mi ha sostenuto nelle battaglie e anche nei percorsi, come dire, in cui ho avuto molte soddisfazioni che mi hanno anche portato un po' lontano da casa e i miei figli mi hanno detto mamma non ti preoccupare, hai sempre lavorato tanto, è giusto che qualche volta tu vada a prendere, diciamo, il merito di ciò che hai fatto. Che cosa dire ad una ragazza che vuole raggiungere una carriera? Non mollare mai. Come essere dinamica, positiva, guardare sempre al futuro in modo positivo. Mai perdersi d'animo, mai disperarsi, mai pensare che sia andato tutto male. Anche quando va tutto male può poi diventare, diciamo, possono cambiare le cose.